Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Questo video nasce da un post che ho trovato recentemente su Facebook, scritto da un consulente finanziario, che diceva che chi ha pochi capitali a disposizione è inutile che si interessi agli investimenti. Se i capitali sono pochi, manca la sostanza su cui lavorare e quindi non c'è granché da fare. Inutile dire che non sono affatto d'accordo, è ovvio che se si possono investire solamente 5.000 euro non si può pretendere di comprare la casa tra 2 anni. Ad ogni modo, cominciare ad investire piccoli capitali permette anzitutto di fare esperienza sui mercati, ma soprattutto aiuta a prepararsi psicologicamente ed emotivamente a quando si avrà la possibilità di investire capitali maggiori. In questo video, che come avrete capito è principalmente dedicato ai ragazzi e alle ragazze giovani, che magari hanno cominciato da poco a lavorare e ad accumulare qualche risparmio, approfondiremo questi aspetti e cercheremo di capire qual è la migliore strategia di investimento per chi ha a disposizione piccoli capitali da investire. Non perdiamo quindi altro tempo, mettetevi comodi e ci vediamo subito dopo la sigla. In molti credono che investire sia un privilegio riservato a chi possiede già grandi somme di denaro. Niente di più sbagliato. Oggi, grazie a strumenti finanziari accessibili e convenienti, che costano solo qualche decina di euro, e ad intermediari che permettono l'accesso ai mercati finanziari a costi molto ridotti, investire è possibile anche con capitali minimi. Anzitutto cerchiamo di capire quali sono i vantaggi intrinseci dell'investire il proprio denaro, che non dipendono in alcun modo dalla quantità di capitale investito. Per prima cosa ci aiuta a proteggerci dall'inflazione, ovvero l'aumento del costo della vita che pian piano erode il potere d'acquisto del nostro denaro nel tempo. Investendo puoi quindi tutelare i tuoi risparmi dall'erosione inflazionistica e farli crescere di valore, mantenendo il tuo potere d'acquisto nel lungo periodo. Dopodiché ci permette di creare un capitale per il futuro. Anche piccoli investimenti, se fatti con regolarità e per un lungo periodo, possono crescere considerevolmente grazie all'effetto dell'interesse composto. Questo significa che i tuoi guadagni genereranno ulteriori interessi, aumentando il tuo capitale in modo esponenziale nel tempo. Per fare un semplice esempio, investendo oggi un piccolo capitale di 5.000 euro ed ipotizzando un rendimento medio annuo del 7%, in 10 anni puoi raddoppiare il capitale, senza aver fatto praticamente nulla. È quindi chiaro che prima inizi, meglio è. Investire ci permette di realizzare i nostri obiettivi finanziari, che si tratti di acquistare una casa, acquistare la tua prima auto, comprare una bicicletta. Investire può aiutarti a far crescere i tuoi risparmi e a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, grandi o piccoli che siano. Infine, investire ci permette di diversificare le nostre finanze. Chi decide di mantenere tutti i propri risparmi su un conto corrente spesso pensa erroneamente di non investire. In realtà sta investendo in liquidità, un asset di per sé poco rischioso, ma che anno dopo anno fa perdere valore ai nostri risparmi a causa dell'inflazione. Uno dei principi fondamentali degli investimenti è la diversificazione, che consiste nel non concentrare tutte le nostre risorse in un unico asset ed è essenziale per ridurre il rischio finanziario complessivo. Mantenere i capitali liquidi su un conto corrente chiaramente elimina il rischio di subire perdite causate dalle fluttuazioni del mercato. Tuttavia espone il capitale all'inflazione e al rischio di insolvenza della banca, che seppur relativamente basso è comunque possibile. In molti paesi dell'Unione Europea, come l'Italia, i depositi bancari sono garantiti fino a 100.000 euro, quindi se i tuoi depositi non superano questa soglia, teoricamente non dovresti correre rischi. Ad ogni modo è una cosa che sarebbe comunque bene prevenire. Tornando a quanto detto all'inizio del video, è ovvio che investire piccoli capitali non permette certo di arricchirsi e ottenere risultati eclatanti. Questo però non deve essere un motivo per scoraggiarsi e non interessarsi agli investimenti. Investire piccoli capitali ha infatti due grandi vantaggi. Ci permette di fare esperienza e ci prepara dal punto di vista emotivo e psicologico a quando avremo capitali maggiori da investire. Uno degli ostacoli più comuni che le persone incontrano quando si avvicinano al mondo degli investimenti è infatti la paura di perdere denaro. È un'emozione naturale e comprensibile. Dopotutto nessuno vuole mettere a rischio i propri risparmi. Tuttavia questa paura può spesso impedire di cogliere grandi opportunità. Investendo piccole somme si limita il potenziale impatto negativo di eventuali perdite. Questo permette di sperimentare il mercato e di familiarizzare con le sue fluttuazioni senza mettere in gioco cifre significative.
Con il tempo si acquisisce maggiore confidenza nelle proprie capacità di investimento e comprensione di come funzionano gli investimenti. Si impara a gestire le emozioni negative, come la paura e l'ansia, e si sviluppa la capacità di prendere decisioni razionali anche in momenti di volatilità del mercato. Cominciare con piccoli capitali permette quindi di sperimentare e di provare ad investire in diversi strumenti finanziari per capire quali sono più adatti al proprio profilo di rischio e agli obiettivi. Inoltre ci prepara a gestire investimenti più consistenti. L'esperienza acquisita investendo piccole somme sarà preziosa quando si deciderà di investire cifre più elevate. Ecco perché iniziare a investire con poco può essere un'ottima strategia per superare la paura e sviluppare l'esperienza e la resilienza psicologica necessaria per diventare un investitore di successo. Bene, abbiamo visto che investire è importante e possibile per tutti, anche con capitali minimi. Ma come fare per chi ha le prime armi e ha poca dimestichezza con il mondo della finanza? Ci sono 3 semplici passaggi che ti aiuteranno a strutturare una strategia e partire col tuo primo investimento. Anzitutto bisogna scegliere lo strumento finanziario più adatto alle proprie esigenze. Tra le diverse opzioni disponibili, gli ETF, ovvero i fondi di investimento a gestione passiva, rappresentano un'ottima scelta per diversi motivi. Anzitutto permettono un'alta diversificazione in quanto replicano un paniere di titoli, come ad esempio un indice azionario, obbligazionario o di materie prime. Questo permette di diversificare il proprio investimento anche con piccoli capitali e ridurre il rischio. Essendo strumenti a gestione passiva, hanno costi molto bassi rispetto ad altri strumenti finanziari, come i fondi comuni di investimento suggeriti dalle banche. Sono strumenti molto trasparenti, con informazioni dettagliate sul paniere di titoli sottostante e sul loro andamento. Inoltre gli ETF sono strumenti quotati in borsa, il che significa che possono essere comprati e venduti con grande flessibilità. Chi si avvicina ai mercati finanziari per la prima volta scoprirà che esistono moltissimi tipi di ETF, azionari, obbligazionari, sulle materie prime, settoriali, tematici, smart factor e ibridi. Questa vasta gamma di opzioni può risultare intimidatoria per un investitore alle prime armi. Tuttavia ci sono ETF che possiamo ritenere essere adatti un po' a tutti e che replicano l'andamento dell'economia globale. Per i giovani che iniziano a investire con piccoli capitali, un buon consiglio è quello di considerare ETF che replicano indici del mercato azionario globale, come l'MSCI World. Naturalmente questa scelta va ponderata in base alla tua propensione a rischio e agli obiettivi finanziari e chiaramente un consulente finanziario può aiutarti a fare la scelta più adatta alle tue esigenze e nel caso avessi bisogno puoi prenotare una consulenza gratuita tramite il QR code che trovi qui a fianco o il link in descrizione. L'MSCI World è un indice azionario che include le azioni di circa 1600 aziende di 23 paesi sviluppati nel mondo, riducendo così il rischio di concentrarsi su un singolo settore o paese. Investire in un ETF che replica questo indice significa quindi ottenere esposizione a una vasta gamma di economie avanzate globali, garantendo una diversificazione significativa con un singolo investimento e permettendo di iniziare a investire e beneficiare della crescita economica globale nel lungo periodo. Ci sono diversi emittenti che mettono a disposizione degli investitori il proprio ETF che replica l'indice MSCI World. Tra i più importanti troviamo iShares, Xtrackers e SPDR, di cui trovate il nome completo e il ticker corrispondente qui a fianco in descrizione. Una volta scelto lo strumento finanziario è importante definire la strategia di investimento da seguire. Per chi ha piccoli capitali, la strategia più consigliata generalmente è quella del piano di accumulo. Un piano di accumulo consiste nell'investire una somma di denaro, generalmente fissa, ad intervalli regolari, ad esempio ogni mese. Questo permette di diversificare gli investimenti nel tempo e di ridurre l'impatto dell'andamento volatile del mercato. Il piano di accumulo ha diversi vantaggi. Anzitutto permette di investire piccole somme con regolarità e quindi offre la possibilità di iniziare a costruire un capitale sempre maggiore nel tempo. Riduce il rischio, investendo con regolarità e in modo progressivo permette di mediare il prezzo di acquisto degli strumenti finanziari, riducendo l'impatto dell'andamento volatile del mercato. Inoltre, un aspetto molto importante è quello di favorire la disciplina. La sua regolarità aiuta infatti a mantenere un certo rigore durante l'investimento ed evitare di prendere decisioni impulsive basate sull'emotività e sulle fluttuazioni del mercato. Infine, è possibile farlo in autonomia. Ormai molti intermediari online permettono di impostare pack automatici, alcuni anche gratuitamente, ed eseguono l'investimento ogni mese senza il tuo intervento o la necessità di doversi affidare ad una banca.
Come ultimo aspetto, per poter investire in ETF è necessario aprire un conto presso un intermediario finanziario che consente l'acquisto e la vendita di questi strumenti. In parole molto semplici, gli intermediari finanziari sono enti o istituzioni che facilitano le transazioni tra i risparmiatori e i richiedenti di fondi. In sostanza operano come mediatori tra chi ha capitale da investire, i risparmiatori, e chi necessita di capitali, ovvero le imprese o le pubbliche amministrazioni. Gli intermediari possono essere di due tipi. A sostituto di imposta, in questo caso l'intermediario calcola e paga le tasse sugli investimenti al tuo posto ed è generalmente la soluzione più comoda per chi preferisce non occuparsi direttamente delle questioni fiscali. Oppure a regime dichiarativo. In questo caso sei tu a dover dichiarare e pagare le tasse sui guadagni derivanti dagli investimenti. Questa opzione può essere conveniente per chi ha una certa dimestichezza con le questioni fiscali, tuttavia presenta lo svantaggio di doversi rivolgere ad un commercialista per la dichiarazione dei redditi. Ad ogni modo, la maggior parte degli intermediari a regime dichiarativo ormai fornisce gratuitamente la modulistica da consegnare al proprio commercialista, semplificandone la procedura. Alcuni degli intermediari più famosi sono Fineco e Directa-Sim, che essendo italiani operano in regime sostitutivo, e DeGiro, Trade Republic, Scalable Capital e Interactive Brokers, che invece operano in regime dichiarativo. Vi invito chiaramente a visitare i loro siti, valutarne i costi e verificare che abbiano gli strumenti finanziari di vostro interesse. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Come avrai capito, investire non è un privilegio riservato a chi ha grandi capitali a disposizione. Anche con piccole somme, se investite con regolarità e intelligenza, puoi costruire un futuro finanziario più sicuro e realizzare i tuoi obiettivi. Se hai domande o desideri ulteriori informazioni su quale strumento finanziario scegliere o come avviare il tuo piano di accumulo, visita il mio sito o contattami direttamente scansionando il QR code che trovi qui a fianco e prenotando una consulenza gratuita con me. Spero che questo video ti sia piaciuto e se hai trovato queste informazioni utili lascia un like per farcelo sapere e iscriviti al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre condividi questo video con chi potrebbe trarne vantaggio. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!